Benvenuti ragazzi amici, continuiamo a parlare di Galileo. Abbiamo concluso la lezione precedente dicendo che avremmo parlato, no, dei principi della nuova fisica, dell'invenzione, dell'elaborazione dei principi della nuova fisica, della fisica moderna, della fisica classica, della fisica che appunto viene chiamata galileiana. Abbiamo parlato della prima condanna, vi ricordate, di Galilei nel 1616. A Galilei viene intimato da parte dell'Inquisizione romana, da parte del cardinal Roberto Bellarmino, di non insegnare il copernicanesimo. Questo spingerà Galilei a distogliersi dalle osservazioni astronomiche, dall'astronomia e a dedicarsi maggiormente alla fisica e di cercare di in qualche modo applicare i principi che lui aveva osservato riguardo il movimento dei pianeti al movimento dei corpi terrestri. Galileo porta avanti i suoi esperimenti sui gravi in caduta libera, sul movimento del pendolo e così via. Qual è la visione della natura di Galileo Galilei? Perché il suo metodo scientifico è rivoluzionario? Il suo metodo scientifico prevede l'esperienza. L'esperienza vedremo meglio dopo in che senso Galilei mette al centro del suo metodo scientifico l'esperienza. Quindi il metodo galileiano viene anche chiamato metodo sperimentale e questo è senz'altro vero. In contrasto con gli aristotelici, ma anche con tanti altri che insomma fino ad allora avevano fatto scienza e anche scienza della natura, quella che Galileo Galilei chiama filosofia naturale, senza sperimentare, senza andare ad osservare direttamente la natura, Galileo sostiene che la conoscenza, la scoperta scientifica può realizzarsi soltanto attraverso l'indagine attiva, l'indagine operativa, l'indagine razionalmente organizzata della natura, andare a osservare i fenomeni naturali e fare anche altri tipi di esperienze, vedremo, più complesse o comunque più costruite, magari costruite in laboratorio. Quindi Galileo dice con una famosa espressione che l'unica auctoritas è l'auctoritas della natura. Naturalmente si tratta di una metafora. Le auctoritates finora quali erano? Potevano essere la Bibbia, la Sacra Scrittura, oppure Platone, oppure Aristotele, cioè dei libri di carta. Come si può, come si può conoscere la natura, elaborare delle teorie scientifiche sul funzionamento dei fenomeni naturali attraverso libri di carta? Questa è una metafora famosa di Galileo Galilei. Per conoscere la natura non bisogna adoperare libri di carta, ma bisogna indagare il gran libro della natura, così lui la chiama, l'abbiamo già detto, no? Il grande libro della natura. Dio ha creato la natura e questa natura può essere letta, può essere indagata, può essere capita, addirittura i fenomeni possono essere previsti, d'accordo? Vi sono delle leggi che possono spiegare che tanti fenomeni, tanti processi, tante leggi di svolgimento. Quindi l'auctoritas non deve essere più la Bibbia o Aristotele, l'unica auctoritas è l'auctoritas della natura. Galileo contrappone l'autorità della natura all'autorità dei libri degli antichi, dello scrittore che viene creduto semplicemente perché scrive una cosa senza averla in nessun modo dimostrata. È perché uno scrittore famoso, uno scrittore importante, autorevole, e allora la sua opinione viene considerata vera. Questo non può essere. Facciamo un paio di ipotesi. Qual è l'ipotesi di una auctoritas che deriva in qualche modo dalla teologia e che Galileo non può accettare? L'idea del finalismo antropologico. Che significa? Molti avversari di Galileo, molti aristotelici, pensavano che il copernicanesimo,
che Galilei, come sappiamo, sosteneva in maniera molto, molto forte, molto entusiastica, non soltanto come un'ipotesi matematica, ma come la vera teoria fisica dell'universo, andasse a negare il finalismo antropologico, perché molti uomini di chiesa all'interno della Chiesa cattolica sostenevano che l'universo, tutto quanto fosse stato creato da Dio, fosse stato creato appunto in funzione dell'uomo, avendo come fine l'uomo, cioè il finalismo antropologico. Dio avrebbe dimostrato il finalismo antropologico anche proprio da un punto di vista geometrico, da un punto di vista cosmologico, mettendo la Terra al centro, facendo degli uomini sulla Terra ferma al centro dell'universo un'entità che appunto si trovava in una posizione particolare, non una posizione che poteva sembrare casuale. Tutto è stato creato in favore degli uomini, esiste una provvidenza che Dio porta avanti in favore degli uomini. Tutti i fenomeni dell'universo, il tempo, la storia sono finalizzati all'uomo, alla condizione umana, alla salvezza dell'uomo, e questo Dio l'ha messo in evidenza anche proprio da un punto di vista fisico, geometrico, segnalando l'esistenza del finalismo antropologico, segnalando l'asservimento di tutta la natura e dell'universo all'essere umano, segnalandolo, mettendo l'essere umano proprio al centro geometrico dell'universo e di tutti i movimenti planetari. Questa era una prova che Dio esisteva e che Dio appunto aveva creato tutto in funzione dell'uomo. E ora dicevano questi personaggi, nel momento in cui la Terra diventa un pianeta qualsiasi, ricordate che l'abbiamo già detto parlando delle obiezioni a Copernico, il Sole sta al centro, il pianeta diventa la Terra diventa un qualsiasi pianeta che orbita intorno al Sole, senza una posizione privilegiata, una posizione che abbia un significato. E il terzo pianeta, vi ricordate, la Terra, dopo Mercurio e Venere, a orbitare intorno al Sole. Allora questo è una negazione del finalismo antropocentrico, no? Significa che insomma si potrebbe anche perdere la fede, si potrebbe pensare che magari la razza umana è venuta fuori per caso, è venuta fuori dalla natura, in un pianeta, che la Terra, che diventa un pianeta del tutto analogo agli altri pianeti, e il terzo poteva essere il quarto, il quinto a partire dal Sole, però comunque si tratta di una posizione, no, nel cosmo che non ha alcun significato, non rappresenta appunto la segnalazione di essere centrali, non stiamo più al centro dell'universo. Allora, Galileo considera questa obiezione assurda. C'è quest'idea del finalismo antropocentrico, però Galileo dice l'autorità della natura, l'autorità dell'esperienza. Se l'osservazione della natura ci convince che la Terra è un pianeta come gli altri, non in posizione privilegiata, che il terzo, come tanti pianeti, che orbita intorno al Sole, noi dobbiamo accettare l'autorità della natura. Non possiamo assolutamente dire che questa cosa che è stata dimostrata, ricordate, dalle sensate esperienze e dalle certe dimostrazioni, sia falsa semplicemente perché esiste una dottrina teologica che preferisce avere la Terra al centro, in base a elucubrazioni totalmente teologiche che non hanno nulla a che fare con l'esperienza. Allora, ricordate come la pensa Galileo sulla separazione tra teologia e scienza. Nel momento in cui la teologia porta avanti un'idea che è in contrasto con le risultanze della scienza, con le risultanze dell'esperienza scientifica, questa teoria deve cambiare, ve lo ricordate? Questa dottrina teologica deve essere interpretata in un altro modo. Galileo infatti risponde così, dice: non è vero che il copernicanesimo neghi il finalismo antropocentrico. Il finalismo antropocentrico c'è, la provvidenza di Dio c'è, però si manifesta in altri modi. Dio, per motivi imperscrutabili che noi non possiamo sapere, perché Dio è onnipotente, noi non lo possiamo comprendere, Dio ha preferito non
non manifestare il finalismo antropocentrico, la provvidenza, mettendo l'uomo in un punto privilegiato dell'universo. Non sappiamo perché, ma questo non significa che il finalismo antropocentrico, la provvidenza, il fatto che tutto il creato sia stato organizzato in funzione dell'uomo, che tutte queste cose non siano vere. Sono vere, ma si manifestano in un altro modo, non nella posizione astronomica dell'essere umano, d'accordo? Quindi, insomma, l'autorità della natura deve prevalere sulle idee teologiche. E quindi l'argomento di Galileo in risposta a quelli che dicevano che il copernicanesimo, non come ipotesi matematica, ma come teoria che pretendeva di essere vera, la vera spiegazione fisica dell'universo, negasse il finalismo antropocentrico. E poi Aristotele, l'autorità di Aristotele, secondo Galileo è assurdo che l'esperienza dimostri una cosa, ma questa teoria venga considerata falsa perché Aristotele ha scritto il contrario. Questo è completamente assurdo. Cioè Aristotele ha scritto una cosa, ma io dimostro che questo è falso e voi invece di credere all'esperienza, all'esperimento, al fatto, all'osservazione scientifica, credete a quello che ha scritto un libro di carta, in contrasto con quello che è il grande libro della natura, ed è lì che bisogna studiare la scienza. Galileo mette tra l'altro in evidenza il fatto che Aristotele non disprezzava affatto l'esperienza, se non fa molto uso dell'esperienza all'interno della logica, nel sillogismo, però nella fisica, in particolare nella teoria della conoscenza, ricordate, Aristotele dice che tutte le conoscenze, anche le idee più astratte, derivano dai sensi. Ricordate la famosa frase, il famoso adagio scolastico: niente nell'intelletto che prima non sia stato nei sensi. Secondo Aristotele tutte le idee derivano dai sensi. Prima abbiamo le percezioni sensibili, poi man mano queste percezioni sensibili vengono trasformate in idee attraverso un processo di astrazione dell'intelletto. Ora è vero che per Aristotele la conoscenza definitiva più importante stava nel processo di astrazione dell'intelletto, ma questo processo, la formazione di idee astratte, di idee puramente mentali, intellettuali, non sarebbe mai avvenuto senza i dati della sensibilità, perché sono poi questi che si trasformano in idee intellettuali. Quindi, correttamente, Galileo Galilei mette in evidenza che Aristotele non disprezzava minimamente l'esperienza, anzi Galileo dice: se Aristotele fosse qui, siccome teneva in gran conto l'esperienza, se Aristotele fosse qui, avesse gli strumenti che abbiamo noi, potesse fare gli esperimenti che facciamo noi, che alla sua epoca non si potevano fare o non si volevano fare o comunque non sono stati fatti, Aristotele, se se venisse da noi attraverso una macchina del tempo, lui stesso si convincerebbe di aver sbagliato, modificherebbe le sue idee, le sostituirebbe con le nostre, cioè modificherebbe le sue idee se noi gli dimostrassimo che con l'esperienza le sue idee sono false e devono essere sostituite da altre, d'accordo? Quindi la centralità dell'esperienza. Naturalmente, oltre a Aristotele, vi sono tante altre persone che avevano affermato l'importanza dell'esperienza nella conoscenza scientifica. Nell'antichità, ricordate, abbiamo già parlato di Archimede, i cui manoscritti Galileo aveva avuto modo di leggere a Padova, ma vi sono degli esempi medievali, no, di anticipazione del metodo scientifico fondato su una corretta integrazione tra esperienza e ragione. Ricordate Ruggero Bacone, ricordate poi nel Cinquecento il suo omonimo Francesco Bacone, che diceva che appunto ogni conoscenza derivava dall'esperienza, anche se il suo metodo induttivo, abbiamo visto, era inservibile, era fallimentare, però comunque vi era stato anche Leonardo da Vinci con la sua idea, per quanto fosse molto lontano dal metodo scientifico moderno, con la sua idea comunque operativa della conoscenza, ma anche nel Cinquecento noi abbiamo segnalato, no, proprio durante le lezioni su Bacone, altri personaggi che nel Cinquecento avevano proposto
un'idea di metodo scientifico e di conoscenza della natura in cui l'esperienza era centrale, come per esempio Pietro Ramo, ne abbiamo parlato, oppure Jacopo Zabarella, che io vi ho detto aristotelico padovano, insegnava proprio a Padova, dove Galileo era stato per molto tempo. L'esperienza naturalmente era anche centrale nel naturalismo rinascimentale, in Giordano Bruno, in Telesio, d'accordo? Tuttavia la nozione di esperienza di questi autori era differente rispetto a quella di Galileo Galilei. Vedremo dopo perché, parlando proprio del metodo scientifico di Galileo Galilei. Però vi ho promesso di parlarvi prima della costruzione della nuova fisica, dei principi della nuova fisica, che Galilei esprime già dall'opera Il Saggiatore, di cui vi parlerò poi in seguito. I tre principi della nuova fisica che scardinano proprio la fisica peripatetica, la fisica aristotelica, la sostituiscono con una fisica che ha una mentalità e delle basi profondamente diverse, sono il principio di inerzia, il principio di composizione del movimento e il principio di relatività del movimento. Come vi ho già detto, ve l'ho già detto anche parlando sin dall'inizio di quando delle nostre lezioni sulla rivoluzione astronomica, parlando di Copernico, eccetera, abbiamo detto più volte, ma lo ripeto, che prima viene la rivoluzione astronomica e poi viene la rivoluzione fisica. Cioè, prima si mette il Sole al centro e si fa girare la Terra, come nel caso di Copernico, senza preoccuparsi di giustificare il movimento della Terra, perché secondo la fisica aristotelica, ve lo ricordate, la Terra non può muoversi, questo avrebbe generato delle conseguenze paradossali e assurde. Quindi, prima si fa la rivoluzione astronomica e si ipotizza che la Terra si muova intorno al Sole, soltanto dopo ci si preoccupa di costruire quella fisica alternativa che consenta di giustificare il movimento della Terra. L'abbiamo detto anche parlando di Copernico, ma lo voglio ripetere, cioè l'elaborazione della nuova fisica da parte di Galileo, Galilei e di altri fu spronata anche dalla necessità di spiegare e di rispondere agli inconvenienti che dal punto di vista della fisica aristotelica venivano posti nei confronti dell'idea del movimento della Terra. Quindi prima si mette la Terra in movimento attorno al Sole, poi si cerca di giustificare da un punto di vista fisico questo movimento andando a elaborare quei principi della nuova fisica che appunto permettono alla Terra di muoversi, giustificano il movimento della Terra senza contraddizioni, d'accordo? E ovviamente il primo di questi principi è il principio di inerzia, che è assolutamente fondamentale. Qual era l'obiezione degli aristotelici? Ve la ricordate? La Terra non può muoversi perché secondo gli aristotelici non esisteva il principio di inerzia e quindi, attenzione, il movimento della Terra, immaginiamo che la Terra si muova, no? In questo verso, nel senso della freccia, avrebbe interrotto immediatamente ogni altro movimento, perché per gli aristotelici i movimenti non erano inerziali. E quindi che significa? Se io e tutti quanti ci muoviamo a grandissima velocità insieme alla Terra verso questo senso, cioè nella direzione della freccia, il movimento, capite, della Terra, il movimento di traslazione orizzontale, annulla qualunque altro tipo di movimento. E quindi che significa? Che per esempio se io salto, ok? Se io salto, dovrei essere lasciato indietro, ricordate, ve l'ho già detto in passato, lasciato indietro dalla Terra, cioè la Terra si muove in questa direzione, ok? Secondo gli aristotelici il movimento non è inerziale, può esistere un solo movimento alla volta. Quindi il movimento della Terra annulla qualunque altro tipo di movimento che appunto non è visto come inerziale, così come qualunque altro tipo di movimento viene annullato dal movimento della Terra. Un movimento alla volta è possibile. Quindi se io salto
e la Terra si muove nella direzione di questa freccia, io, come dire, vengo lasciato indietro dal movimento della Terra e vengo immediatamente catapultato, d'accordo, nella direzione opposta. Se la Terra si muove verso la finestra, voi non la vedete, ma lì c'è una finestra, io, se salto, lascio che la Terra si muova sotto di me, d'accordo? Io vengo superato dal movimento della Terra, lasciato indietro dal movimento della Terra, e la Terra, muovendosi, mi fa sbattere immediatamente, velocissimamente, da quell'altra parte dove c'è la porta, d'accordo? E quindi tutti gli oggetti che sono sospesi, come per esempio gli uccelli, dovrebbero essere spinti violentemente dall'altra parte rispetto al movimento della Terra, ma anche gli oggetti che sono sulla Terra dovrebbero essere trascinati dall'altra parte rispetto al movimento della Terra, perché gli aristotelici correttamente pensano che anche l'aria abbia un peso, e quindi il movimento della Terra che cosa farebbe? Scatenerebbe immediatamente un vento in direzione contraria che trascinerebbe tutti quanti dalla parte contraria. Appunto, questo è il problema. Galileo risolve questo attraverso il principio di inerzia. Lui fa per esempio l'esempio della nave, che può essere comunque un esempio del tutto corrispondente al movimento della Terra. Infatti la nave si muove come la Terra, d'accordo? La nave si muove, immaginate che ci sia un pennone, no, su questa nave, la nave si muove sul mare, cioè sul pianeta Terra, sempre mettiamo in questa direzione, ok? Che cosa succede? Immaginate di far cadere, attenzione, un oggetto dalla sommità del pennone con movimento, no, di caduta libera verticale, il movimento verticale di questo oggetto che dalla sommità del pennone cade alla base del pennone. Secondo gli aristotelici questo non sarebbe stato possibile. Perché? Perché il movimento di traslazione orizzontale, così lo chiama Galileo, il movimento di traslazione orizzontale che questo oggetto, insieme a tutti gli oggetti della nave, sta compiendo insieme alla Terra, non è inerziale, quindi non continua, capite? Non si mantiene nel momento in cui l'oggetto inizia a cadere. Quindi, teoricamente, secondo gli aristotelici, come funziona? L'oggetto inizia a cadere, nei pochi secondi che ci impiega a cadere di movimento verticale, perde il movimento, capite, orizzontale, solidale con la nave, che ha in comune con la nave e con la Terra, col pianeta Terra che è sotto la nave, e quindi alla fine della caduta, capite, dove dovrebbe cadere? L'oggetto dovrebbe cadere in una posizione più arretrata rispetto alla nave, non dovrebbe cadere, capite? Parte dalla sommità del pennone, cade alla base del pennone, dovrebbe cadere dietro il pennone della nave, d'accordo? Dietro l'albero della nave, perché nel frattempo la nave si è mossa, d'accordo? E ha lasciato indietro il corpo in caduta libera, che ha un solo movimento, quello di caduta, e quindi la nave, capite, va avanti, passa, lo lascia indietro, ok? Passa sotto di esso, e quindi alla fine della caduta dall'albero della nave il corpo dovrebbe cadere in una posizione più arretrata nella nave, ma questo non si verifica. Succede che invece su una nave, se fate una prova, l'aristotelismo viene smentito. C'è il principio di inerzia, cioè questo eh, oggetto, qualunque sia, che cade dall'albero della nave in caduta verticale, mantiene appunto il suo movimento verticale, cioè cade proprio alla base dell'albero della nave, non viene lasciato indietro dal movimento della nave. Perché succede questo? Succede ovviamente perché il movimento è inerziale e può essere composto con l'altro movimento, cioè nel momento in cui questo oggetto comincia a cadere, dice Galileo, assume un movimento verticale di caduta libera, ma il precedente movimento, quello di traslazione orizzontale che è solidale con la nave e col movimento appunto di traslazione orizzontale del pianeta Terra, continua a esserci, ok? Continua a esserci. E quindi
che cosa succederà? Ammettiamo che passi qualche secondo, no, questa è la direzione del movimento della Terra, e la nave si sia spostata più avanti, ok? La nave si sia spostata più avanti, succede che l'oggetto cade qui. L'oggetto ha assunto un movimento di caduta libera in verticale verso il centro della Terra, però ha comunque mantenuto il movimento di traslazione orizzontale, d'accordo? E quindi ehm, questo spiega perché la Terra può muoversi senza che tutti gli oggetti che siano sulla Terra, soprattutto gli oggetti che sono sospesi in aria, vengano, capite, lasciati indietro, trascinati dall'altra parte, perché lasciati indietro dal movimento della Terra che in qualche modo sguscia, scappa al di sotto di essi. Spero che sia chiaro. Il principio inerzia dice che un corpo, dice Galileo, se non è disturbato, mantiene il proprio movimento di traslazione orizzontale, che è un movimento del tutto analogo a quello appunto di traslazione orizzontale sulla Terra. Quindi che succede? Che i due movimenti vengono composti, il principio inerzia è strettamente legato al principio di composizione del movimento, e quindi c'è un primitivo movimento da parte di questo oggetto di traslazione orizzontale, poi ne assume un altro di caduta verticale, ok? Il movimento di caduta verticale, abbiamo detto, non annulla il movimento orizzontale. Succede che questo oggetto si muove lungo la risultante di questi due movimenti, ok? Quindi si muoverà in diagonale, per questo cade qui, d'accordo? Cade qui, perché il suo movimento è la risultante, capite, sia del movimento orizzontale che viene mantenuto perché è inerziale, sia del movimento verticale che interviene successivamente. La risultante di due forze vettoriali. Per questo l'oggetto cade proprio alla base dell'albero della nave, d'accordo? Perché i due movimenti si sono composti, ok? Il movimento verticale non ha annullato il movimento di traslazione orizzontale che ha fatto sì che questo oggetto abbia continuato ad andare in avanti insieme alla nave. Quindi c'è la composizione dei due movimenti. Questo ovviamente elimina qualsiasi appunto obiezione degli aristotelici al moto della Terra. Noi non veniamo lasciati indietro dal moto della Terra perché quando saltiamo, siamo sospesi, i nostri movimenti verticali, ok, i nostri movimenti verticali non annullano il movimento di traslazione orizzontale che noi continuiamo ad avere con la Terra. Dice Galilei correttamente che questi due movimenti, orizzontale e verticale, si compongono in base a una risultante come se fossero due movimenti che avvengono l'uno successivamente all'altro, ok? Immaginate che questo movimento ci sia stato solo prima questo movimento orizzontale e poi dopo il movimento verticale, ok? La posizione del corpo sarebbe lo stessa, cioè la risultante dei due movimenti fa raggiungere a questo corpo lo stesso punto che raggiungerebbe se i due movimenti avvenissero separatamente, l'uno di seguito all'altro, l'uno prima e l'altro dopo, d'accordo? E così le obiezioni degli aristotelici vengono assolutamente annullate. C'è un problema però, allora prima di tutto ovviamente questo movimento diagonale viene visto soltanto da chi sta in un altro sistema di riferimento, perché ovviamente se io mi trovo nella nave, attenzione, io non mi rendo conto del movimento orizzontale della nave, d'accordo? E quindi io vedo soltanto il movimento del corpo che cade. E quindi per comprendere che c'è anche il movimento orizzontale, io devo essere al di fuori della nave, e quindi questo porta al terzo principio, la relatività del movimento. Forse si capisce di più se al posto della nave prendiamo la Terra, ok? Al posto della nave abbiamo una torre che si trova sulla Terra, anche qui c'è un oggetto che viene fatto cadere verticalmente dalla torre.
pochi secondi la torre si sposta, la torre arriva qua, ma l'oggetto, come quello che cade dall'albero della nave, cade dalla cima della torre, capite? Non resta indietro rispetto al movimento della Terra, cadrà qua perché il suo movimento di traslazione orizzontale insieme alla Terra è inerziale, quindi continua a esserci, viene composto col movimento verticale, ok, e quindi la risultante di questi due movimenti sarà un movimento obliquo, un movimento diagonale, la risultante di due forze vettoriali. Abbiamo visto è la stessa cosa che la nave, che è la questione della nave, d'accordo? Però ovviamente se io mi trovo sulla Terra, io non mi rendo conto di questo, cioè non mi rendo conto che il corpo è la torre lungo il quale il corpo cade e io stesso che osservo l'oggetto che cade, la torre, non mi rendo conto che tutti ci muoviamo anche di movimento orizzontale perché ci stiamo muovendo insieme alla Terra, comprendiamo solo il movimento di caduta verticale, d'accordo? E quindi vedete, se invece quindi il movimento è relativo, perché noi questo movimento orizzontale, il movimento della Terra, non lo percepiamo perché siamo all'interno del sistema di riferimento. Se qualcuno è all'esterno del sistema di riferimento, qualcuno ci guarda da un altro pianeta, vede non soltanto il movimento verticale, ma vede anche appunto che l'oggetto si muove velocissimamente anche di movimento orizzontale insieme con la Terra, con me e con tutti quanti, quelli che stiamo vicini alla torre. Quindi la relatività del movimento. Riprendiamo la questione della nave. Il movimento è relativo, il movimento dipende dal sistema di riferimento. All'interno di una nave, se non ci sono punti di riferimento, per esempio non ci sono isole, non ci sono altre navi, non ci sono scogli, non c'è neanche l'increspatura del mare, immaginate che il mare sia calmissimo, sia totalmente calmo, non c'è, la nave non subisce nessun tipo, d'accordo, di oscillazione. Io come faccio a sapere che la nave si muove? Io non, come quando sto qui sul mio pavimento, non mi accorgo del movimento della Terra, se sto su una nave che si muove di movimento, attenzione, orizzontale e uniforme, di movimento orizzontale e uniforme sul mare, io all'interno della nave non percepisco il movimento della nave, per me è come se la nave fosse ferma. Immaginate un mare completamente calmo, nessun punto di riferimento. Immaginate, per la cosa più semplice, che io il mare non lo veda neanche, io mi trovo nella nave però sono sotto coperta, d'accordo? Sono all'interno della nave in una stanza, non vedo neanche il mare, ok? Se il mare non ha la minima increspatura, il movimento della nave è uniforme, orizzontale uniforme, io non posso distinguere il movimento orizzontale uniforme della nave dalla quiete. Secondo il principio inerzia, il movimento, voi lo sapete nella moderna formulazione del principio inerzia, il movimento rettilineo uniforme equivale esattamente alla quiete. Quindi il movimento è relativo, il movimento dipende dal sistema di riferimento. Io all'interno di una nave con un movimento, oppure la stessa cosa sulla Terra che è un movimento del tutto analogo a quello della nave, non mi accorgo affatto di starmi muovendo insieme alla Terra, ok? Se qualcuno invece mi guarda da un altro pianeta, oppure guarda il movimento della nave da Terra o da un'altra nave che è ferma, si accorge di questi movimenti. Quindi il movimento non è un parametro assoluto, il movimento è relativo. Altra grandissima scoperta, quindi il terzo e ultimo principio fisico di Galileo Galilei, d'accordo? Allora c'è un problema, il principio inerzia. Cartesio, il solito Cartesio che muove tantissime accuse a Galileo, ne vedremo delle altre. Che cosa sostiene? Sostiene che addirittura Cartesio vuol prendersi tutti i meriti di Galileo, lo tratterà sempre male, non gli darà mai
dei riconoscimenti. Cartesio sostiene addirittura che Galileo Galilei non abbia neanche capito il principio di inerzia. Questo è assurdo, Galileo comprende benissimo il principio di inerzia e lo esprime attraverso quegli stessi esempi che vi ho fatto. Problema però, Galileo effettivamente non dà una definizione del principio di inerzia, lo usa, lo capisce, fa questi esempi, però non dà una definizione del principio di inerzia. Una definizione del principio di inerzia sarà data appunto da Cartesio e sarà poi aggiustata da Newton, e quella di Newton è quella che ancora si studia, no, sui testi di oggi, ma c'è di più. Galileo Galilei purtroppo non parla di movimento rettilineo uniforme. Qualcuno di voi si sarà chiesto, professore, lei sta parlando del principio inerzia e non pronuncia la frase movimento rettilineo uniforme, perché purtroppo per Galileo il movimento lui lo chiama di traslazione orizzontale ed è un movimento uniforme, ma purtroppo per lui non è un movimento rettilineo uniforme, non solo non usa mai queste parole, ma non pensa che sia così. Cioè, purtroppo Galileo quando pensa al movimento orizzontale non lo pensa come movimento rettilineo, lo pensa come il movimento, per esempio, della nave, sia pure leggerissimamente sferico, cioè un movimento che segue la forma della Terra, e quindi purtroppo la formulazione, l'impostazione del principio di inerzia di Galileo ha questa pecca, che il movimento che lui considera non è quello rettilineo, ma è quello leggerissimamente incurvato, che segue ovviamente la forma curva della Terra. Lui lo chiama movimento orizzontale, però non è un movimento rettilineo. Lui fa sempre riferimento al movimento sulla superficie del pianeta Terra. E quindi questa è un'inadeguatezza sicuramente di Galileo relativamente al principio di inerzia. Lui è il primo a utilizzarlo chiaramente, a renderlo chiaro, però non ne dà una definizione e poi appunto pensa sempre al movimento della Terra. Perché Galileo fa questo? C'è una spiegazione poco commendevole. Galileo forse inconsciamente resta proprio prigioniero del moto circolare, perché lui in fondo, come Copernico, non ha mai immaginato che le orbite non siano circolari. Ma come direte voi? Da pochi anni Keplero l'aveva dimostrato, ma Galileo non legge le opere di Keplero. Perché è presuntuoso, arrogante. Keplero, quando ha notizia delle scoperte al telescopio di Galileo, gli scrive Keplero Galileo delle lettere appassionate, chiamandolo maestro e chiedendo consigli, cercando comunque un rapporto da scienziato a scienziato. Galilei presuntuosamente non risponde neanche alle opere alle lettere di Keplero, perché lo considera un ciarlatano, un imbroglione. Non lo considera uno scienziato. La storia tra Keplero e Galilei è la storia di un rapporto mancato, e di un rapporto mancato purtroppo per colpa di Galilei, per colpa della sua presunzione. Galilei non legge i libri di Keplero. Vi ho detto che i libri di Keplero erano un po' strani, l'abbiamo detto nella video lezione su Keplero, citano continuamente Pitagora, Platone, l'armonia universale. Ok, però ci sono anche i calcoli matematici. Se Galileo avesse letto i libri di Keplero, ma vi ho già detto che Keplero prima di Newton, prima della riscoperta da parte di Newton, verrà sempre sottovalutato per decenni. Se avesse letto Galileo le opere di Keplero avrebbe capito che le orbite sono ellittiche e che l'unico movimento non è il movimento circolare, ma lui si rifiuta di leggerle perché pensa che Keplero non sia un vero scienziato, sia un buffone, sia uno che invece gli sarebbe bastato aprire, guardare i calcoli matematici per capire che le orbite sono ellittiche. Galileo per tutta la vita continuerà a credere alle orbite circolari, quando Keplero aveva già dimostrato che erano ellittiche. Quindi Galileo è comunque prigioniero del paradigma del moto circolare, non solo dei cieli, ma anche della Terra intorno al proprio asse, e quindi concepisce come movimento orizzontale sempre il movimento di un corpo che si trova su un pianeta sferico, d'accordo? Questo diciamo è il problema, l'inadeguatezza
Galileo, che comunque è il primo, anche se in maniera, lo dobbiamo ammettere, non proprio precisa, a formulare, non l'ha formulato, a utilizzare, diciamo, a comprendere, a far capire attraverso degli esempi il principio di inerzia. Abbiamo visto che vi erano state delle anticipazioni del principio di inerzia, addirittura nell'aristotelismo tardo-medievale, no? Il discepolo di Occam in Francia, no? Oresme, aveva parlato di impetus, ma anche, ma anche c'era stato naturalmente Giordano Bruno, vi ricordate, nella Cena delle Ceneri, che già aveva dato una singolare definizione, sia pure confusa, del principio inerzia, uno dei primissimi, Giordano Bruno, ma anche Keplero. Ricordate la forza del Sole che secondo Keplero trascina i pianeti, muove i pianeti? C'è una forza che muove i pianeti. Keplero dice chiaramente che il pianeta resterebbe fermo se il Sole non lo muovesse. E il Sole, attenzione, lo mette in movimento, però si tratta di un principio di inerzia ancora immaturo, perché ancora in Keplero, e questo principio di inerzia è intriso di aristotelismo. Gli aristotelici dicevano che ogni cosa che si muove deve essere mosso da qualcos'altro in ogni momento del movimento. Quindi lui dice che se questa attrazione del Sole cessa, il pianeta si ferma in qualunque punto, quindi questo movimento non è particolarmente inerziale, diciamo così. Va bene, però insomma molti hanno riconosciuto anche in questa forza cosmica del Sole che muove gli altri pianeti di Keplero un'anticipazione del principio inerzia. Comunque queste sono le tre grandissime, rivoluzionarie regole, i tre principi della nuova fisica, della fisica moderna, che permetteranno di studiare i corpi, il movimento dei corpi sulla Terra, il movimento dei pianeti, in maniera inerziale, in maniera meccanicistica, d'accordo, superando quelle strane idee della fisica aristotelica.